Sono passati 6 anni, esattamente 6 anni oggi. Ricordo ancora quel giorno, stavo pensando di far podcast, volevo provare a far podcast e all'improvviso ho detto ok, è il momento giusto. Ho comprato un microfono, il mio primo microfono è stato un Blue Yeti, microfono USB, e come sai io adesso sono assolutamente contrario all'utilizzo di microfoni USB in ambito professionale per tutta una serie di motivi, ma trovi dei video qui sul mio canale. Però all'epoca, 6 anni fa, non ero così esperto come oggi, per cui ho comprato un Blue Yeti, un microfono, il suppostone, quello gigante, perché un amico ce l'aveva, l'ho provato e effettivamente si sentiva abbastanza bene. E quindi ho comprato quel microfono e basta, l'ho collegato al mio computer e ho iniziato a registrare. Ovviamente ho parlato e parlo ancora, perché il podcast che ho iniziato 6 anni fa ce l'ho ancora tuttora attivo, poi ne ho aggiunti anche altri, però quello continua, diciamo, è il podcast che mi porta più ascolti. Ho iniziato a parlare appunto di marketing e comunicazione, che diciamo è il mio lavoro, quindi il mio podcast si rivolge soprattutto ai consulenti di marketing e comunicazione digitale, sia chi lo vuole diventare, chi lo è da poco tempo, chi lo è da un po' di tempo. E devo dirti che adesso come allora mi diverto veramente tanto. Mi diverto tanto a registrarlo perché è divertente raccontare delle cose. I miei podcast non sono mai pesanti, non sono mai super tecnici, sono podcast nei quali io mi diverto veramente tanto e credo che questo messaggio, questa informazione arrivi alle persone. Sono passati però 6 anni, da allora ho cambiato un sacco di strumentazione, ho cambiato 3 case, o forse 4, non ricordo, diciamo 3 case, e adesso sono qui in questa situazione dove sai che il mio studio dove registro in maniera professionale i podcast è una sorta di ex bagno piccolino, sarà 2 metri per 2, forse meno, forse più piccolino, e registro tranquillamente lì, tutto insonorizzato, tutto pieno di pannelli fonoassorbenti, e registro lì. È difficile, molto difficile, trovare argomenti nuovi tutte le settimane. È un podcast che io pubblico, in questo momento lo sto pubblicando il martedì mattina e va avanti da 6 anni. Ho avuto delle brevi interruzioni, ovviamente è naturale, nel senso, interruzioni non perché non volessi più continuarlo, ma interruzioni dovute a cambi di casa. Ti ho detto, no? Che ho fatto 3, sono passato in 3 case, quindi ho fatto 3 traslochi, oppure altre situazioni, insomma, quindi ho avuto delle brevi pause. Una forse un po' più lunga perché è durata qualche mese, perché non volevo cambiare qualcosa. In effetti qualcosina è cambiata, ma non drasticamente. Quindi al di là della strumentazione e della casa che sono cambiate, non è cambiata la mia voglia di far podcast, non è cambiato, possiamo dire, l'approccio che ho, che è sempre molto easy, molto rilassato, molto tranquillo. È una discussione tra amici, fondamentalmente, una chiacchierata tra amici, ecco, mi piace definirlo così questo podcast. Poi sono nati altri podcast, un altro sul personal branding, un altro sul minimalismo che adoro, è pazzesco, un altro per conto del mio editore, insomma, ce ne sono e ancora altri che faccio per altre aziende, però diciamo quelli che sento miei, perché sono effettivamente miei, al momento sono 2, quello per consulenti e quello sul minimalismo. Quello sul personal branding, diciamo, l'ho un po' messo da parte al momento, perché bene o male quelle tematiche le tratto anche nel podcast per consulenti. È un podcast che mi dà tante soddisfazioni, sia in termini di ascolti che di monetizzazione. Il mio podcast è su Spreaker in questo momento e ho stato lì. E poi sparato, insomma, su tutte le piattaforme che conosci sicuramente benissimo. Progetti per il futuro? Questa è una domanda che faccio sempre quando intervisto persone, di solito è l'ultima domanda. Progetti per il futuro? Allora, sinceramente vorrei cambiare un po' il podcast, non perché mi stia stretto, non perché non mi piace più, anzi, però vorrei innovarlo un po', vorrei dare qualche novità. Lo so che le persone, tutti noi, siamo abitudinari, quindi una cosa abitudinaria ci fa star tranquilli, ci piace perché la conosciamo, no? Quindi va bene così. Vorrei modificare qualcosina. Ti dico un'altra cosa, non ho mai fatto interviste nel mio podcast, benché mi si siano proposte tantissime persone anche dall'estero, appunto proponendomi di essere intervistate all'interno del mio podcast. Però ti dico la verità, le interviste le faccio per conto del mio editore, l'editore per il quale ho scritto tutti i miei libri,
sto conducendo appunto sto producendo questo podcast, quindi non solo conduco l'intervista, ma realizzo anche proprio tecnicamente tutto. E mi piace molto, mi piace moltissimo perché sono una persona molto curiosa, quindi mi piace proprio tanto fare domande. Non l'ho mai inserito nessuno all'interno del mio podcast perché le interviste le vedo, al di là di quelle fatte bene, la maggior parte dei casi le vedo come dei riempitivi. Facci caso, la maggior parte delle persone che partono con i podcast fanno solo interviste o comunque tantissime interviste. E lo fanno perché non hanno argomenti loro, perché se no ne parlerebbero. Quindi il fatto di fare interviste soprattutto a chiunque, su qualunque argomento, è una cosa che proprio non ce la faccio. Lo sai, ci sono tanti video su questo canale dove ti parlo appunto di essere focalizzati, verticalizzati, scegliere il proprio pubblico, creare il proprio format, parlare di un argomento e non parlare di qualsiasi cosa, quindi figurati se posso fare io un errore così macroscopico. Nonostante questo, ho sempre una sensazione negativa riguardo le interviste. Le interviste le vedo veramente come un riempitivo, come qualcuno che non ha niente da dire e quindi ha bisogno di altri perché sennò non avrebbe contenuti. So che non è così per tanti, per la maggior parte sì, per pochi probabilmente non è così perché lo fanno veramente bene e si vede, si sente anzi più che vedere. Però potrebbe essere un'idea, questa di intervistare delle persone ma alla mia maniera, farlo nel mio modo, persone che... non le solite persone, quelle che vengono intervistate dappertutto, perché non ha senso, te le vai a sentire su altri podcast, no? Non c'è bisogno di ascoltarle sui miei, benché ognuno ha il proprio modo di intervistare, per cui sicuramente il mio modo di intervistare è diverso rispetto a quello degli altri. Però comunque mi piacerebbe fare qualcosa di diverso. Ovviamente non ti voglio spoilerare molto perché sto ragionando da tempo su come innovare, come migliorare, come modificare il mio podcast. E probabilmente 6 anni, insomma, è un bel traguardo, quindi potrei anche iniziare a farlo. Mantengo sempre una pubblicazione settimanale, perché? Perché credo sia la migliore in generale, almeno per la mia esperienza. Ci sono quelli che pubblicano tutti i giorni, ma ovviamente frammentano l'audience, cioè hanno un pubblico bassissimo, perché ovviamente non puoi avere una grande qualità se pubblichi tutti i giorni, no? Ovviamente questo è un dato di fatto, però purtroppo ci sono persone che pubblicano tutti i giorni pensando che così avranno più ascolti, così fidelizzano di più le persone. In realtà non è così, perché se pubblichi contenuti di scarsa qualità, anche se lo fai tutti i giorni, sì, le persone all'inizio ti seguono, dopo un po' si allontanano perché stanno investendo male il loro tempo. Questa è un'altra cosa che non farei mai tutti i giorni, perché a meno che non vivi solo di questo e quindi ti dedichi dalla mattina alla sera a questo, con uno sforzo enorme riuscendo a produrre ogni giorno una puntata di qualità, credo che nella maggior parte dei casi, visto che siamo tutti esseri umani e non supereroi, un podcast a settimana, secondo me è il giusto compromesso tra quantità e qualità. Almeno questo è quello che ritengo io. Mi piacerebbe, ti dico anche questo, mi piacerebbe fare un podcast a 2 voci. Mi piacerebbe fare un podcast a 2 voci perché non l'ho mai fatto. E quindi questa è una cosa bella. Credo che l'interazione tra 2 persone, siano essi 2 uomini, 2 donne, un uomo e una donna, insomma non è un problema questo, probabilmente uomo e donna, quindi assortire meglio la coppia che racconta il podcast, probabilmente può essere molto interessante. E ovviamente non fai così e trovi la persona giusta con cui realizzare un podcast, perché comunque ci vuole affinità, no? Deve essere una persona con la quale hai confidenza, con la quale hai una visione comune, altrimenti non funziona. In radio funziona, ma perché si mettono insieme 2 persone che sono simpatiche, tutte e 2, si conoscono un po' e quindi vanno avanti. Ma se devi raccontare delle tematiche, devi approfondire, devi dare informazioni utili alle persone, servono 2 persone che hanno anche la stessa visione, no? Che hanno lo stesso modo di vedere. Ecco, questo mi piacerebbe realizzare un podcast del genere, perché mi manca. Al momento un podcast del genere non l'ho ancora fatto, ma un po' per questioni di tempo, ti dico la verità. E questa non è una scusa, non sono una persona che dice oh mio Dio vorrei più tempo perché se no come si fa? No, assolutamente. È proprio veramente una questione di tempo, perché la mia vita è tutta incastrata tra vari impegni, vita privata, perché ognuno di noi ce l'ha. E quindi inserire ancora qualcosa, inevitabilmente il tempo è quello, quindi dovrei sottrarlo da qualche altra cosa. E siccome c'è il mio canale YouTube che mi fa impazzire, mi piace tantissimo, siccome ci sono altri progetti di live streaming audio con amici, e siccome ci sono tante altre cose che faccio, ecco, vorrei farlo, ma devo capire bene come farlo, perché io sono una persona che ama fare le cose solo quando, 1, gli piacciono veramente tanto, perché se no me la risparmio, e 2, se
sa che hai il tempo per portarlo avanti. Non voglio iniziare qualcosa e poi abbandonarla, non è nel mio stile. Poi siamo tutti umani, per carità, può capitare, ma voglio fare una cosa quando sono realmente convinto di avere tempo e voglia di farla. Io spero che tu abbia trovato interessante questo video. Ovviamente se hai qualsiasi tipo di domanda sui podcast, su come li faccio, come li realizzo, le idee o qualsiasi altra cosa, magari hai un'idea geniale per un podcast a 2 voci, qualsiasi cosa, commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Ok? Ti ringrazio per aver guardato questo video e ti do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!